Come si fa a vivere fino a 100 anni? Qual è il segreto della longevità? Credo che queste siano domande che prima o poi saltano in testa a tutti, perché la vita è unica e preziosa e quindi vorremmo che durasse il più a lungo possibile. La buona notizia riguarda il fatto che l'età media di vita si è alzata molto negli ultimi anni e continua ad alzarsi sempre di più, anche se allo stesso tempo molte persone si trovano a combattere con diversi problemi di salute. In questo video vorrei quindi parlarvi delle abitudini di vita che possono aiutarci a vivere più a lungo, restando allo stesso tempo in salute. Io sono Miriam e in questo canale condivido idee e spunti pratici per vivere una vita più lenta e consapevole nel nostro frenetico mondo moderno. A volte mi capita di sentirmi giù per alcune notizie che si sentono in giro. Si sente parlare di persone che si ammalano e che non stanno bene e questo mi tocca parecchio. Per non parlare di quando queste notizie riguardano persone in giovane età, perché questa mi sembra proprio un'ingiustizia e una cosa che le mie orecchie non vorrebbero mai sentire. Per come sono fatta io, reagisco a questi avvenimenti sviluppando ansia e per questo inizio a preoccuparmi eccessivamente per la mia salute e per quella delle persone che mi sono vicino. Allo stesso tempo riconosco però che questa strada non mi porta da nessuna parte, anzi mi fa vivere in uno stato di perenne preoccupazione che non fa di certo bene alla mia salute. Una cosa che posso fare è cercare di riflettere e concentrarmi su quello che posso fare per cambiare effettivamente la situazione e per tenere sotto controllo quello che mi preoccupa. Non posso sicuramente avere tutto sotto controllo e questo purtroppo devo accettarlo, ma quello che posso fare è focalizzare le mie energie su quelle azioni quotidiane che possono aiutarci a vivere una vita più lunga e in salute. Certo, nella vita tutto può succedere e non tutto dipende da noi, però possiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per prenderci cura di noi stessi e per stare bene il più a lungo possibile. Quali sono i paesi più longevi al mondo? L'Italia è nei primi posti tra i paesi con una più alta aspettativa di vita. Guardando infatti gli studi degli ultimi anni, ho visto che in Italia c'è un'aspettativa di vita media di quasi 83 anni e questo è dovuto alla nostra dieta mediterranea e al fatto che la maggior parte della popolazione ha accesso a cibo sano e fresco. Anche il popolo giapponese segue una dieta sana e infatti fino a qualche anno fa è sempre stato al primo posto della classifica dei paesi più longevi. Da 3 anni è invece passato in seconda posizione, con un'aspettativa di vita di 83 anni pieni. Al primo posto della classifica dei paesi più longevi c'è Hong Kong, con un'aspettativa di vita media di 83 anni e mezzo. Si dice che questo sia dovuto alle loro abitudini di vita salutari, come la tradizione di cuocere gli alimenti al vapore e il consumo quotidiano di tè, oltre all'abitudine di tenere in forma corpo e mente attraverso la pratica del Tai Chi. Qual è il segreto della longevità? Ogni anno vengono svolti diversi studi per capire i fattori che contribuiscono a rendere un popolo più longevo di un altro. La cosa che è effettivamente chiara è che lo stile di vita ha un grande potere per rendere la nostra vita più lunga e sana. Vi consiglio assolutamente di andare a vedere, sempre qui su YouTube, il TED Talk del dottor Franco Berrino che si intitola proprio "Il futuro è di chi vive oggi con consapevolezza". Vi riporto il link diretto a questo video nel box della descrizione. Trovo il suo discorso davvero utile e ogni tanto lo riguardo nei periodi in cui sento di star un po' trascurando la mia salute. Il passaggio che più mi ha colpito del discorso del dottor Berrino è che noi abbiamo la responsabilità della nostra salute senza se e senza ma. Nessuno ci può garantire nulla sul nostro futuro, ma allo stesso tempo abbiamo l'opportunità di metterci sul
sulla giusta strada per rendere la nostra vita più lunga e in salute. Possiamo fare molto scegliendo di mangiare alcune cose piuttosto che altre, scegliendo di essere fisicamente attivi e di prestare attenzione alla salute della nostra mente. Consigli per una lunga vita. Per vivere più a lungo e in salute è meglio avere un fisico intermedio, né troppo magro né troppo grasso, ed è importante tenere snella la circonferenza vita. È preferibile avere un'alimentazione basata su cereali integrali, legumi, verdura e frutta, compresa la frutta secca come noci, nocciole e mandorle. Andrebbero evitate le bevande zuccherate, i cibi industriali e le carni lavorate, come ad esempio i salumi, mentre andrebbero limitate le carni rosse. La dieta mediterranea è un toccasana per la nostra salute. Anche l'attività fisica è molto importante, camminare aiuta a vivere di più. Evitate il tabacco. Gli studi dimostrano che fumare fa perdere circa 10 anni di vita. Per avere una vita più lunga è anche importante la dimensione spirituale. Gli studi dimostrano che pregare e meditare, liberando la mente, spengono i geni dell'infiammazione nel corpo e abbassano i livelli di mortalità. Gli studi dimostrano che chi rispetta queste raccomandazioni si ammala di meno e vive di più. Io ho cercato di fare una sintesi, ma vi consiglio di andare a vedere il discorso del dottor Berrino per approfondire e per sentire una voce autorevole in materia. Personalmente cerco di seguire il più possibile una dieta sana e quasi ogni mattina pratico i 5 riti tibetani, ovvero degli esercizi che permettono di combinare esercizio fisico e meditazione. In passato ho dedicato un video specifico ai riti tibetani, vi metto il link sotto nella descrizione. Sono pienamente consapevole che in realtà non tutto dipende da noi, perché alla fine viviamo in un contesto, complicato, con tutto l'inquinamento e tutti i problemi che ci sono tutti i giorni, e quindi credo che comunque, al di là del nostro contributo individuale, dovrebbe esserci uno sforzo, un impegno a livello collettivo. È quindi importante che la società in cui viviamo si sensibilizzi su determinati argomenti, come l'avere uno stile di vita più sostenibile o su come ridurre l'inquinamento che ci circonda, e questo è quello che sto proprio cercando di fare con il mio canale, e sicuramente che state cercando di fare anche voi che guardate i miei video. Ma in particolare per voi stessi, cosa fate per curare la vostra salute? Se avete qualche consiglio o riflessione, l'aspetto con piacere nei commenti sotto al video. Spero che il video vi sia piaciuto e se è così vi invito a lasciare un mi piace. Se vi interessa vivere una vita più lenta e consapevole, vi ricordo di iscrivervi al canale, dove ogni settimana pubblico un nuovo video a tema slow living, minimalismo e sostenibilità. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie e ciao!